Ragazzi, siamo qui per confrontare le due applicazioni gratuite per girare video per iPhone. Si tratta di Final Cut Camera e Blackmagic Camera. Sì, può risultare un pochino strana perché c'è una diversità ovviamente dalle due applicazioni. Tra le due applicazioni Final Cut è molto più povera, mentre Blackmagic è molto più ricca di parametri. Però andremo a vedere i parametri base, che è l'utilizzo di base. E con questo vi voglio anche invitare a vedere i tutorial che ho realizzato completi in italiano sia per Final Cut Camera che per Blackmagic Camera. Io sono Gennaro, vi do il benvenuto sul mio canale. Qua si parla di applicazioni e accessori legati al vostro smartphone per migliorare ovviamente la creatività e la creazione di contenuti col vostro cellulare. Quindi se non avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale, azionate la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. E andiamo a vedere questo confronto e alla fine tirerò le mie conclusioni personali e voi vi invito ovviamente a fare lo stesso nei commenti. Partiamo dall'interfaccia, ok? Allora, Blackmagic Camera ha un'interfaccia ovviamente più complessa di Final Cut Camera. Vedete che abbiamo tutto sullo schermo, praticamente abbiamo un sacco di informazioni e ha altrettante icone per settare tutto quello che vogliamo e anche le principali, diciamo, come dire, potremmo chiamare impostazioni che riguardano ovviamente il cloud e ovviamente la libreria. Quindi forse Blackmagic è adatta a un pubblico un pochino più esperto, ma tra virgolette, non fraintendetemi, che vuole magari avere più informazioni e avere magari non so, tutto sotto controllo. Abbiamo anche istogrammi che forse in Final Cut non esistono nemmeno, almeno mi sembra che non esistano. Quindi diciamo che Blackmagic ha un'interfaccia più complessa ma nello stesso tempo intuitiva. Final Cut Camera nasce per amatori, principianti oppure anche professionisti che non hanno voglia di avere tanto ok sullo schermo e pochi parametri per impostare. Infatti, per impostazione, infatti vedete che lo schermo è molto scarno rispetto a Blackmagic, abbiamo pochi parametri, però nello stesso tempo abbiamo tutto sott'occhio, no? Le impostazioni qua, come diremo, ovviamente risoluzione, codec, eccetera, eccetera, di qua gli obiettivi e compagnia cantante. E qua sotto abbiamo anche ovviamente la possibilità di vedere diciamo, la batteria e lo stato del storage. Quindi forse Final Cut Camera è nata per un pubblico più veloce, ok? Che voglia fare anche cose veloci sui social senza perdere tanto tempo con impostazioni complesse. Come prima cosa diamo uno sguardo all'impostazione della registrazione, cioè quello che riguarda la risoluzione, i frame per secondo e il codec. Vediamo subito che forse Final Cut Camera è un pochino più immediato perché troviamo tutte le informazioni e tutte le opzioni da questa parte. Vedete, io posso cliccare, come vi ho già detto, abbiamo già visto nel tutorial completo, ovviamente su questa dicitura e poi vado a scegliere innanzitutto ovviamente diciamo, i frame per secondo quale voglio girare il filmato. Ovviamente li posso scegliere anche la risoluzione e il volo, ok? E in ultimo posso scegliere ovviamente il codec, l'HDR e ovviamente il codec, quindi spazio colore e codec. Quindi forse risulta un pochino più immediato, ok, diciamo l'approccio al Final Cut Camera. E qui lo spegniamo. Però andiamo un attimo nelle impostazioni e anche qui ci accorgiamo che possiamo ovviamente trovare okay, le impostazioni generali che per girare il filmato, quindi anche qui le troviamo nelle impostazioni. Mentre andiamo su Blackmagic, invece Blackmagic per cambiare la risoluzione ovviamente del nostro filmato non possiamo accedere alla schermata, ok? Non possiamo andare nella schermata qui. Dobbiamo innanzitutto, vabbè, i frame per secondo sì, in effetti possiamo cliccare su frame per secondo e ovviamente andare a selezionare i frame che ci servono per registrare il nostro video. Mentre, come vediamo qua la risoluzione, vedete qua il 4K, non si possono, ok,
schiacciare, cioè non sono attivi. Per variare codec e risoluzione bisogna andare ovviamente all'interno delle impostazioni e proprio qua nella prima voce che riguarda proprio il recording troviamo il codec e troviamo lo spazio colore, troviamo la risoluzione e tutto il resto. Ecco, la cosa che ripeto sempre e mi fa una cosa un po' strana è questa, che cliccando sui codec Blackmagic apre al mondo degli iPhone non Pro la possibilità di avere il ProRes. Questo non so come sia possibile, però in effetti il mio 13 standard registra anche in ProRes, quindi un punto a favore di Blackmagic. Partiamo da Blackmagic e andiamo a vedere come si possono impostare questi tre parametri, cioè parliamo della messa a fuoco, dell'esposizione e del bilanciamento del bianco. Allora, in tutti e due i casi si può prendere ovviamente l'esposizione cliccando sullo schermo, ok? Un tap lungo e vengono bloccati due parametri, sia la messa a fuoco che l'esposizione. Come vediamo, ok, dalle iconette qua presenti, ok? Quindi se adesso vado io sulla messa a fuoco, vedete che non è in auto, quindi è bloccata. Quindi molto semplice, ok, come diciamo come impostazioni. Per andare in autofocus automatico, che poi è la miglior cosa perché si prende l'esposizione su, se poi volete fare, avete un soggetto non in movimento, fisso, una intervista, ok, potete bloccare anche la messa a fuoco. Ma se mi muovete a fare una ripresa all'esterno, ovviamente meglio bloccare l'esposizione per quanto sia possibile e lasciare in automatico la messa a fuoco. In effetti vedete che viene contrassegnato proprio qua con una A piccolina che è in automatico e qui invece l'esposizione viene ovviamente messa in automatico. Per ovviamente fare un'esposizione manuale basta girare la ghieretta, ok, e tutto viene in manuale. Se volete andare in auto basta cliccare su auto e l'esposizione viene presa automaticamente. State attenti che quando vi muovete ovviamente l'esposizione cambia. Per quanto riguarda il bilanciamento del bianco la stessa cosa è la medesima, quindi vado sul bilanciamento del bianco, se metto in auto il bilanciamento del bianco verrà in automatico, posso variare ovviamente il parametro, qui posso variare i parametri a secondo, okay, dei gradi del calore della luce che ho in questo momento sulla scena, bloccare il tutto col lucchetto, ok, e quindi il bilanciamento del bianco una volta impostato non cambierà più. Oppure ancora posso scegliere tra queste iconette, quindi che sono le stesse, poi mi fanno, diciamo così, sorridere, no? In modo veramente positivo, che sono le stesse che io non ho mai avuto una Blackmagic in mano, però ho visto i menu delle videocamere sono le stesse, quindi possiamo impostare ovviamente la gradazione del calore della luce seguendo le indicazioni ok visive, quindi se siamo all'aperto mettiamo sole, se siamo all'ombra se siamo ovviamente in nuvolo, eccetera eccetera. Quindi molto semplice queste impostazioni per Blackmagic. Per quanto riguarda invece Final Cut Camera abbiamo la stessa cosa, possiamo ovviamente andare a fare un tap lungo sullo schermo e vengono bloccati due parametri, sia messa a fuoco che esposizione, ma possiamo variarli anche manualmente andando nella freccetta, andando sulla messa a fuoco e ok, girare la ghiera ok, in modo che possiamo decidere noi la messa a fuoco. Ovviamente in automatico si va qui, si schiaccia, si clicca sul manuale e la messa a fuoco torna in automatico. La stessa cosa per quanto riguarda i parametri di ovviamente di esposizione o compensazione. Andiamo in auto, vedete che viene fuori l'esposizione, quindi possiamo variare okay, a nostro piacimento l'esposizione. Passiamo al bilanciamento del bianco. Il bilanciamento del bianco lo troviamo sempre in questo menu. Qua sotto vedete c'è la lampadina. Anche qui abbiamo la possibilità di andare a scegliere ovviamente diciamo, il bilanciamento migliore ok, in questa situazione, oppure andare a scegliere sotto una di queste situazioni. Quindi anche qua abbiamo le situazioni che si presentano ok, diciamo nella maggior parte dei video. Oppure possiamo cliccare su auto, automatic, e quindi il nostro bilanciamento del bianco risulterà in automatico.
In Final Cut Camera non abbiamo la possibilità di scegliere tra la velocità dell'otturatore e l'angle, quindi questo è una mancanza da parte di Apple, perché ovviamente sapete che tutti, ovviamente quelli che girano video preferiscono ovviamente girare, invece di avere diciamo, la velocità dell'otturatore impostata, angle a 180. Bene, per far questo su la nostra Blackmagic dobbiamo andare qua, dove riguarda ovviamente l'esposizione, ok, che vedete io ve l'ho già detto, andiamo in auto e ci abbiamo l'esposizione, andiamo in manual e ci abbiamo i due parametri. Mentre per Blackmagic la storia cambia, perché innanzitutto abbiamo qua l'opportunità di cambiare l'impostazione che abbiamo messo. Adesso ci troviamo in angle, quindi possiamo spostare quello che vogliamo. Vedete che anche qua ci suggerisce che le impostazioni, e poi possiamo bloccare il nostro angle. Mentre se preferiamo andare ovviamente con la velocità dell'otturatore, andiamo in camera e scendiamo qui fino a trovare questa voce qua, e quindi possiamo spostare, diciamo, l'impostazione da angle a speed. Quindi diciamo che come ricchezza di parametri ovviamente Blackmagic la fa da padrone. Per cambiare invece gli obiettivi, forse Final Cut diciamo che è più intuitiva, perché ce l'abbiamo proprio qua sullo schermo in prima linea. Ok, abbiamo i due obiettivi, io sono poveretto, lo sapete che ho l'iPhone 13 standard, e qua abbiamo ovviamente la possibilità di girare la fotocamera anteriore e posteriore, quindi forse diciamo che è stata proprio studiata per avere tutto sott'occhio le principali, ok, opzioni, quindi quelle di base. Mentre lo zoom ce l'abbiamo qua, l'abbiamo già visto nel tutorial, è molto bello, fluido, quindi possiamo cambiarlo da questa impostazione. E a mio riguardo, forse, ecco, possiamo anche andare qua a scegliere gli obiettivi. Forse, a mio parere, come zoom diciamo, scelta di obiettivi è molto più immediato. Per quanto riguarda Blackmagic, invece, gli obiettivi li troviamo qua, ok? Quindi abbiamo tutti e tre gli obiettivi, ovviamente 4, 5, quanti ne avrete, e poi per quanto riguarda invece lo zoom, ce l'abbiamo qua. E abbiamo ovviamente diciamo, abbiamo degli step qua, oppure ovviamente abbiamo lo zoom con la ghiera. Ecco, la cosa bella che ha Blackmagic, che ha un feedback tattile, cioè si sente sotto le dita come fosse una ghiera vera. Quindi non lo so, forse anche questa è comoda, però certe volte quando si registra e si clicca magari fuori, ok, non proprio giusto come io che sono ciecato come una talpa, ovviamente non beccate subito la giusta dicitura. Ecco, quindi forse è più comoda Final Cut Camera. Per quanto riguarda l'audio, in Blackmagic abbiamo ovviamente qua sotto il controllo dell'entrata, che anche se certe volte non funziona con qualche microfono, però diciamo che abbiamo forse più controlli, ok? E possiamo decidere il volume, che abbassandolo. Ecco, del microfono interno dell'iPhone non se ne parla nemmeno, però del microfono esterno sì. Oppure abbiamo ovviamente, se andiamo qua e scendiamo fino a audio, abbiamo forse una diciamo molto più ricca come parametri. Vedete, abbiamo veramente un'infinità di parametri da poter scegliere, fino ad andare ovviamente a scegliere il microfono, l'entrata, e anche scegliere ovviamente il microfono dell'iPhone, che forse è anche importante. Invece per quanto riguarda la stabilizzazione, anche qui punto a favore di Blackmagic, perché abbiamo almeno nell'iPhone standard abbiamo diciamo tre stabilizzazioni fino all'estremo, oppure in off, che possiamo ovviamente non avere nessuna stabilizzazione se abbiamo magari un gimbal, che forse è meglio perché certe volte vanno in conflitto. Per quanto riguarda Final Cut Camera, ma come ho detto, è nata forse per un pochino per chi è amatore, diciamo, di fare i video, non è magari non vuole cose diciamo più professionali, ma non più professionali, più complesse. Quindi se vado sopra ai Ivumeter ovviamente non esce niente. Ovviamente se vado qua ho qui ovviamente solamente la possibilità di andare a selezionare la fonte se ce ne fosse un'altra, ma non ho la possibilità di andare a scegliere ovviamente
come dire, la fonte d'ingresso, cioè la fonte d'ingresso sì, ma non posso decidere il volume, questo forse è una grave mancanza, non so se poi sarà implementato, questo non lo so. Per quanto riguarda la stabilizzazione, idem, abbiamo stabilizzazione on-off, quindi basta, on-off. Finita lì. Non abbiamo più nulla, abbiamo vabbè, qua sotto la cosa per girare la fotocamera, ma ce l'hanno tutti, anche le applicazioni più scabecce. Quindi diciamo che come audio e come stabilizzazione non abbiamo nulla, però è nata forse proprio per puntare e registrare. Per quanto invece riguarda l'aspetto del video, ovviamente anche qua Blackmagic ha diciamo, una forza in più, perché se andiamo ovviamente qua in queste impostazioni qua, andiamo qui, ci accorgiamo che possiamo praticamente fare ok video in tutti i vari formati. E se togliamo ovviamente questo qua, lo mettiamo in off, abbiamo praticamente i 16 nodi. Quindi diciamo che abbiamo una versatilità maggiore da questo punto di vista, e anche per quanto riguarda le griglie, ok? Diciamo l'adattamento per avere la regola dei terzi o l'aiuto alla composizione. Abbiamo molto più scelta, e poi abbiamo la cosa che a me piace tantissimo, questa qui, che abbiamo ovviamente le linee guida, quindi possiamo andare a settare le linee guida in modo che la ripresa venga sempre fatta centrare, cioè non uscire fuori da queste linee guida, che secondo me è una cosa abbastanza importante. Ovviamente lo possiamo spegnere così. Mentre Final Cut Camera è molto povera, perché andiamo qua dentro e ci accorgiamo che qua sotto, cioè scusate, in Tools, perché non è neanche tanto intuitiva secondo me, abbiamo la griglia che possiamo ovviamente accendere, e abbiamo queste impostazioni. Quindi abbiamo off, che sarebbe 16 noni, possiamo andare in quadrato e possiamo andare in 4 terzi. Cosa succede? Succede la stessa cosa che succede in Final Cut. Vedete, viene ovviamente ignorato tutto quello che è al di fuori di questa regola dei terzi, ok? Quindi se vogliamo fare un video quadrato, e l'impostazione è questa. Ecco, per tutti ovviamente è la stessa cosa. Adesso aspettate che la metto in off. È la stessa cosa, se girate le due applicazioni in verticale, ovviamente registreranno in verticale. Bene, avete visto questo confronto? Sì, sicuramente Blackmagic ha parametri un pochino più complessi, però nell'utilizzo quotidiano diciamo che le applicazioni hanno i parametri di base che ci assomigliano. Avete visto ovviamente che Blackmagic ha molte più cose, ecco, si parla anche dell'angle, non solo dello speed, quindi potete diciamo selezionare o la velocità dell'otturatore o avere l'angle 180 gradi che si usa per girare film o video a 24, specialmente frame per secondo. Final Cut forse risulta più immediata come utilizzo tutti i giorni per cambiare i parametri di base. Ragazzi, io preferisco Blackmagic, anche se Final Cut lo userò qualche volta. Vedete voi, fatemi sapere nei commenti, e soprattutto vi invito a vedere i tutorial completi che ho fatto sul mio canale, ve li linko come ho detto in descrizione. Con questo io vi saluto e vi invito, ovviamente, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale, e se volete azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.